Quando alle 15:30 Alex fa rientro a casa, si rende conto che all'interno non c'è nessuno. Ed è strano, la sua compagna di solito lo sta aspettando. Poi, girando per le stanze, inizia ad accorgersi di alcune macchie di sangue sul pavimento, che man mano diventano sempre più copiose. Realizza che è successo qualcosa, così allerta il 911. Poco dopo gli agenti arrivano sul posto, constatano che non può trattarsi del risultato di una ferita lieve e seguono quelle tracce che si estendono all'esterno, sul retro della casa, in una zona paludosa della proprietà stessa. Trovano la donna riversa a terra, ma per lei non c'è più niente che si possa fare. Benvenuti, sono Mile e oggi vi parlo di quello che è successo a Juanita Naomi Koipilai. Iniziamo. Juanita nasce l'11 maggio del 1963 a Bamurel, in Sri Lanka, circondata dalle piantagioni di tè verde di proprietà della sua famiglia. I genitori sono Wilfried Koipilai e Jean Jesudin. Ha anche un fratello di nome Andrew. Sono benestanti, con una posizione economica solida. Quando è ancora molto piccola si trasferiscono in India, a Chennai, dove diventano un punto di riferimento molto conosciuto nella comunità locale. Qui Juanita trascorre il resto dell'infanzia e dell'adolescenza. Wilfred trasmette alla figlia l'amore per la musica. Infatti lui suona la fisarmonica e, vedendo il suo interesse crescere di giorno in giorno, le regala la sua prima tastiera quando è davvero molto piccola. Più avanti impara a suonare anche la chitarra, trascorrendo interi pomeriggi a suonare insieme ai numerosi cugini e amici. Il percorso scolastico di Juanita riflette un'estrazione sociale che le permette l'accesso a istituzioni d'élite. Frequenta la Bean School a Chennai, dove stringe amicizie durature già in tenera età. Un punto fermo della sua adolescenza è la Egmore Wesley Church, chiesa metodista di Chennai. Qui partecipa attivamente al gruppo giovanile insieme alla sua famiglia, consolidando i valori di spiritualità e comunità. Tra il 1980 e il 1983, dai 17 ai 20 anni, frequenta il prestigioso Women's Christian College di Chennai, dove si dedica allo studio della matematica. Durante la giovinezza, Juanita gode di numerose opportunità di viaggiare all'estero. Questi viaggi internazionali, rari per l'epoca, alimentano in lei una curiosità per il mondo e un amore per la scoperta che diventerà un tratto distintivo della sua personalità. Nel 1984, a 21 anni, si trasferisce negli Stati Uniti per frequentare l'Università del Kansas a Lawrence, dove consegue 2 master, uno in matematica nel 1987 e uno in informatica nel 1990. Dopo la laurea, Juanita si trasferisce nell'area di Washington, D.C., dove inizia a costruire la sua carriera, stabilendosi in modo definitivo. Si rivela una vera esperta nel campo della sicurezza informatica e lo dimostra fondando diverse aziende. La prima si chiama Mountain Wave, una startup che fonda nel 1998 e che nel giro di pochi anni attira l'attenzione di un colosso del settore, Symantec, che nel 2002 la acquisisce. Poco dopo sviluppa Cyberwolf, un sistema di allerta automatico contro gli attacchi informatici. È talmente efficace da essere adottato persino dal governo degli Stati Uniti. In seguito fonda Waverly Labs, di cui diventa CEO. Un'azienda pioniera nella gestione del rischio digitale che in pratica aiuta altre società a capire dove sono vulnerabili e come proteggersi. Infine lancia ancora una startup, Resilient, pensata per contrastare minacce sempre più diffuse come il ransomware, uno degli attacchi informatici più temuti degli ultimi anni. Il progetto è così solido da ottenere finanziamenti direttamente dal Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti.
Ma non si ferma alle sue aziende. La sua competenza la porta a collaborare con alcune delle agenzie governative più importanti d'America. Lavora come consulente per la SEC, la Securities and Exchange Commission, l'ente che regola i mercati finanziari statunitensi. Fa parte del team che si occupa della sicurezza aziendale della FEMA, l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze. Ricopre il ruolo di investigatrice principale in diverse iniziative del Dipartimento della Difesa e contribuisce attivamente ai lavori del NIST, il National Institute of Standards and Technology, l'istituto che stabilisce gli standard tecnologici del paese. Scusate, dovrebbe essere tutto. La sua è una carriera di tutto rispetto e volevo renderle onore. Anche perché potrete così capire la sua elevazione sociale, la sua posizione e il benessere economico che raggiunge negli anni. Comunque, vi ho descritto un trentennio della sua vita lavorativa. Insomma, lei è una personalità importante nel settore e una donna di successo. Ma in questi anni non c'è stato solo lavoro e carriera. Negli anni 90, infatti, conosce John Beavers. Anche lui lavora nel settore della sicurezza informatica, infatti è cofondatore della Mountain Wave insieme a Juanita. Si sposano in questo periodo e nel 1998 viene al mondo il loro primo figlio, Andrew Whaling. 2 anni dopo Tate, la piccola di casa. Nel 2001 la coppia acquista Waverley, una proprietà storica con annessa fattoria situata a Waterford, in Virginia. Presso questa residenza Juanita si dedica con passione a diverse attività. Si impegna nella tutela del patrimonio storico e nella conservazione del territorio che circonda la proprietà e coltiva anche una vera passione per il giardinaggio, ottenuta una certificazione Master Garden dalla contea di Loudoun. Cura personalmente i vasti giardini della tenuta, descritti da tutti come di una bellezza mozzafiato. Waverley diventa anche il cuore della vita sociale della coppia. La casa ospita feste, eventi e persino corsi di cucina, che mettono in risalto quella che tutti descrivono come una vera vocazione per l'ospitalità. Ma non è solo convivialità, qui la coppia cresce anche i propri figli e insieme a loro porta avanti un progetto ambizioso, la produzione di un lungometraggio dal titolo Fair Play, che vede protagonisti i propri figli e altri membri della comunità locale. La loro vita è fatta di socialità, eventi mondani, ma anche di semplicità. Momenti felici passati con i loro figli a giocare, a rincorrersi, mantenendo quella quotidianità fatta di piccoli riti e abitudini, caratteristica di qualsiasi ambiente familiare sano. Juanita ci tiene proprio che i suoi bambini crescano assimilando i giusti valori. Poi tra Juanita e John qualcosa si spezza. Intorno al 2015 prendono la decisione di avviare documenti per la separazione e più avanti divorziano. Mantengono comunque i rapporti, sono praticamente come 2 ottimi amici e si vedono spesso per passare del tempo tutti e 4 insieme. Nel 2018 Juanita decide di dare una nuova direzione alla sua vita e a quella dei suoi figli. Acquista un cottage a Tracy's Landing nel Maryland, situato nella baia di Chesapeake, un luogo a dir poco paradisiaco, una casa da sogno, affacciata direttamente sulla spiaggia della baia. Qui si dedica completamente allo stile di vita costiero, prende lezioni di vela e si appassiona al punto da trascorrere tantissime ore delle sue giornate fuori con la barca. Scopre anche quanto le piaccia fare foto in quei luoghi durante i tramonti, ama immortalare la fauna selvatica e anche i caratteristici porticcioli della zona. Nel frattempo anche Andrew e Tate crescono. La figlia Tate ha 18 anni e studia presso il Northern Virginia Community College e ha le idee chiare. Finito il college, vuole intraprendere il percorso per diventare addestratore cinofilo di K9, sapete, i cani poliziotto. Lei è sempre stata amante degli animali, in special modo proprio dei cani, e quel tipo di professione per lei è proprio una vocazione. Per Juanita va benissimo, non ha mai cercato di indirizzare i suoi figli verso qualcosa che a loro non interessasse. Andrew invece, che ha 20 anni e non sappiamo niente del suo percorso scolastico, lui è fonte di preoccupazione per i suoi genitori. È ribelle, scatenato, spesso non rincasa per la notte, grida spesso con la mamma per un nonnulla. Più Juanita cerca di andargli incontro, più riceve in cambio ostilità.
Cerca di capire quale possa essere un suo possibile futuro per aiutarlo a indirizzarsi verso qualcosa di concreto, ma lui dimostra di non voler far proprio niente, se non divertirsi, creare tensioni e mettersi nei guai. Guai che lei prontamente risolve, nella speranza che questo figlio inizi presto a maturare e a capire come si sta al mondo. Nonostante le preoccupazioni, per Juanita inizia un nuovo capitolo, come viene definito dai suoi amici. La nuova casa, le nuove abitudini e soprattutto le nuove attività che svolge la portano a conoscere nuove persone con le sue stesse passioni. È così che conosce Alex Finley. Dopo qualche tempo fanno coppia fissa e un anno dopo decidono per una convivenza al cottage. A questo punto il nucleo familiare muta nuovamente. Ma mentre Juanita, Alex e Tate condividono momenti di serenità, lo stesso non si può dire di Andrew, sempre più selvatico e arrogante. Sempre più spesso il ragazzo si allontana da casa per andare a Leesburg, a circa 130 km di distanza. Qui in Thomas Mill Road Juanita possiede un appartamento e a Leesburg vive anche il papà di Andrew. E quindi lei è tranquilla, sa che lì verrà monitorato da lui. La loro vita procede in questo modo, ognuno ha la sua attività in questo contesto quasi magico e a parte questo ragazzo che non si decide a mettere la testa a posto, si può dire che sia una realtà perfetta. Forse. Gli anni passano, Tate raggiunge il suo obiettivo, diventa addestratrice K9 e Juanita è sempre più apprezzata nel suo settore, fino a raggiungere incarichi sempre più importanti per conto dello Stato. E arriviamo al 2021. Il 25 luglio Alex, che è fuori per lavoro, telefona a Juanita, come di consueto durante la pausa pranzo. Lei dovrebbe essere in casa a quell'ora ed è loro abitudine intrattenere una breve conversazione, magari per definire gli impegni presi per il pomeriggio. Però Juanita non risponde. Prova a ricomporre il numero poco più tardi, ma nulla. Il telefono squilla a vuoto. Dopo diversi tentativi la preoccupazione prende sopravvento, così alle 3 del pomeriggio decide di lasciare l'ufficio e recarsi a casa per controllare che tutto sia a posto. Quando arriva nota subito che la macchina di Juanita non c'è. Strano, ma forse allora è uscita di corsa dimenticando il cellulare in casa, pensa. Poi quando apre la porta di casa e muove qualche passo al suo interno, inizia a vedere delle macchie di sangue. Allarmato, la chiama, credendola ferita in qualche punto della casa, ma procedendo oltre si rende conto che quelle gocce iniziano a diventare copiose, troppo abbondanti. Non ricevendo risposta va subito nel panico, prende il telefono e chiama il 911. Spiega la situazione, il sangue, l'assenza della sua compagna e chiede l'intervento immediato della polizia. Quando gli agenti della polizia della contea di Anne Randall arrivano sul posto, avviene tutta una velocità impressionante. Entrano in casa, si dirigono verso la camera da letto della coppia, dove individuano una quantità di sangue esagerata. Ne seguono la scia da trascinamento all'esterno, continuano a seguire le tracce fino a una zona paludosa della proprietà e lì, spostando rovi e detriti, scoprono il corpo ormai senza vita di Juanita. Sono evidenti diverse ferite e tagli sul suo corpo. La sua vita, così ricca di soddisfazioni e mete raggiunte, si interrompe così, bruscamente, in una palude di una baia da sogno, a 58 anni. Il corpo viene successivamente recuperato e inviato presso l'ufficio di medicina legale per l'esame autoptico, dove viene constatata la particolare violenza dell'aggressione. Juanita ha subito complessivamente 38 ferite da taglio e da punta. Inoltre sono state riscontrate 65 ferite da difesa, segno che aveva tentato strenuamente di proteggersi durante l'assalto. Mentre sulla scena arrivano le unità della scientifica e la squadra investigativa, le autorità tentano di mettersi in contatto con i figli della vittima. Tate raggiunge il luogo, è in preda alla disperazione e le forze dell'ordine la tengono a distanza insieme ad Alex. Di Andrew invece non c'è traccia. Il suo cellulare risulta spento e il padre sostiene di non averlo visto. Per Alex e Tate questo comportamento è del tutto normale, come abbiamo visto.
Andrew è nel pieno di una fase di ribellione. Agli inquirenti basta un primo sopralluogo per escludere il movente predatorio. All'interno dell'abitazione gli oggetti di valore sono rimasti intatti e non si riscontrano segni di effrazione sugli accessi. Questa evidenza balza subito all'occhio della scientifica. L'aggressore non ha forzato alcun ingresso, il che suggerisce che Juanita lo conoscesse e che gli abbia aperto la porta volontariamente. Mentre i campioni di DNA vengono inviati al laboratorio, gli investigatori fanno qualche domanda al vicinato. Tate e Alex non sono in grado di rispondere, si limitano a ripetere che tutto questo non ha senso, che Juanita era una donna amata e stimata da chiunque. Un vicino di casa invece rivela un particolare di forte interesse. L'unica persona che abbia mai mostrato ostilità nei confronti di Juanita è proprio suo figlio, Andrew. Lo aveva sentito spesso urlare contro sua madre in modo violento e si è sempre stupito di come questa mamma continuasse comunque a supportarlo, a dargli la sua macchina per farsi i fatti suoi, a volte per giorni. Gli investigatori dunque tornano da Alex e Tate per rivolgergli quell'ultima cruciale domanda. Avete idea di dove Andrew passi le sue giornate quando si allontana da casa per qualche giorno? Tate, stupita, risponde che di solito in quei giorni suo fratello si reca a Leesburg, in Virginia, dove ci sono alcune proprietà di famiglia. Gli inquirenti decidono dunque di accelerare le ricerche, avviando il controllo dei sistemi ALPR, le telecamere intelligenti che leggono e tracciano automaticamente il passaggio delle targhe su tutto il territorio. Non impiegano molto a rintracciare l'auto di Juanita. Viene localizzata proprio nella zona di Thomas Mill Road, a Leesburg. È proprio la strada dove è presente una delle loro proprietà. Se c'erano dubbi che non l'avesse presa lui, adesso iniziano a diradarsi. I sospetti su Andrew Beavers si aggravano ulteriormente. Il 26 luglio gli inquirenti si presentano all'appartamento di Thomas Mill Road. Andrew apre la porta e gli agenti gli comunicano la tragica notizia. Il ragazzo ha una reazione che non riescono a decifrare. Lui non si scompone, ma allo stesso tempo appare sotto shock. Poi, guardandolo bene, si rendono conto che la sua mano destra è gravemente ferita e perde sangue. Gli chiedono cosa sia successo, ma lui non risponde, o meglio, non sa spiegarlo. Dalla stessa ferita vengono prelevati dei campioni di sangue. Successivamente gli chiedono di accompagnarli alla sua auto e lui, senza dire una parola, lo fa. Insomma, tipo automa. Una volta individuato il mezzo, viene prelevato e trasferito in laboratorio per procedere al repertamento e all'analisi scientifica degli interni. Andrew non viene arrestato, ma viene monitorato attentamente. Quando l'auto viene esaminata, al suo interno viene trovato un coltello sporco di sangue, di dimensioni compatibili con le lacerazioni rinvenute sul corpo di Juanita. L'arma viene inviata con urgenza in laboratorio per il confronto del DNA e il match non lascia dubbi. Le tracce sono un mix tra il DNA di Juanita e quello di suo figlio. E la prova definitiva, inequivocabile. Andrew Waylon Beavers ha ucciso con una ferocia inaudita la propria madre. They also found the victim's biological son, who was suffering from a fresh cut on his right hand. That sparked the interest of our homicide detectives for various reasons. They asked our forensics lab to rush the forensics on some of the evidence they found at the scene, and it was determined that the victim's biological son's DNA was on our murder weapon as well as the victim's. Il 31 luglio le autorità della Virginia, coordinate con quelle del Maryland, si recano presso lo stesso indirizzo a Thomas Mill Road e arrestano formalmente Andrew, ora 23enne, con l'accusa di omicidio di primo e secondo grado. Lui non oppone alcuna resistenza, si mostra tranquillo e successivamente accetta l'estradizione per proseguire con l'iter processuale nello stato del Maryland. Prima di entrare nella fase processuale, una piccola parentesi. Negli Stati Uniti chi viene accusato ha diritto a un processo con la giuria, ma può anche rinunciarci e scegliere di farsi giudicare da un solo giudice. È quello che fa Andrew. Niente giuria, solo un giudice a decidere tutto, dai fatti al verdetto finale. È il cosiddetto court trial. Durante la fase istruttoria Andrew presenta un'istanza legale specifica.
Dichiara di non essere pienamente responsabile, sostenendo che un disturbo mentale gli avesse impedito di comprendere la gravità dei suoi atti o di controllare il proprio comportamento al momento del delitto. È la cosiddetta istanza di non responsabilità criminale, o NCR. Al processo che si tiene presso il tribunale di Annapolis e dura una settimana, le prove parlano chiaro. Nell'auto della vittima viene trovato un coltello e le analisi del DNA rivelano sulla lama una miscela di sangue. Appartiene sia a Juanita che ad Andrew. C'è poi la ferita fresca, ancora sanguinante, che Andrew presenta sulla mano destra al momento del suo rintracciamento e per cui non sa o non vuole dare spiegazioni. A questo si aggiunge il fatto che viene trovato in possesso dell'auto della madre, la stessa sparita dalla scena del crimine a Tracy's Landing. E poi c'è la scena stessa. Le tracce di sangue nella camera da letto principale portano fino all'esterno, in quella zona paludosa dove il corpo di Juanita viene ritrovato. Anche l'autopsia lascia pochi dubbi. 38 ferite da taglio e 65 ferite da difesa raccontano un atto mirato, una violenza protratta nel tempo, non certo un gesto isolato o casuale. Sul movente il processo non porta a nessuna risposta definitiva. Non emerge mai una ragione precisa che spieghi perché Andrew abbia scelto proprio quel giorno per compiere il gesto. L'accusa però insiste su un punto preciso, una storia di comportamenti aggressivi di Andrew nei confronti della madre, confermata da testimoni e vicini di casa. Tra questi, un testimone, il vicino di casa, ha un ruolo chiave, raccontando agli investigatori proprio questa storia di comportamenti pregressi. Ad agosto 2023 il giudice Stacey McCormack dichiara Andrew colpevole di omicidio di primo grado e di reati connessi al possesso di armi. Pochi giorni dopo lo stesso giudice respinge anche l'istanza NCR. Secondo il tribunale la difesa non è riuscita a dimostrare l'incapacità mentale dell'imputato al momento dei fatti. Quindi Andrew viene ritenuto pienamente responsabile a livello penale. Si arriva così all'11 gennaio 2024, giorno dell'udienza finale per la determinazione della pena, dopo un rinvio dalla data originaria del 30 novembre 2023. Il giudice condanna Andrew Beavers, che ha 26 anni, all'ergastolo per l'omicidio di primo grado di sua madre, con altri 3 anni aggiuntivi per il reato legato all'arma del delitto, da scontare però in modo concorrente, cioè insieme alla pena principale. A parlare a nome della famiglia durante il processo e al momento della condanna è la procuratrice Ann Colt Lates. Dichiara che la sentenza di ergastolo fornisce giustizia per la famiglia di Juanita e per i suoi cari, definendo l'omicidio un atto inimmaginabile, commesso contro una madre che al figlio aveva offerto solo amore. Ad oggi Andrew sta scontando la sua pena all'ergastolo nel sistema carcerario del Maryland. Non ha presentato nessuna istanza d'appello e probabilmente non lo farà. Le basi per contestare la sentenza semplicemente non ci sono. Juanita ha passato una vita intera a proteggere le sue aziende, le istituzioni per cui ha lavorato, persino il suo paese. Ha costruito sistemi capaci di fermare attacchi che nessuno vedeva arrivare. Eppure, quando il pericolo è entrato dentro casa sua, non c'è stato nessun sistema che potesse salvarla, perché quel pericolo aveva il volto di suo figlio. E forse è proprio questo il punto più difficile da accettare. In una storia come questa, non sempre il male viene da fuori. A volte prende la forma di chi hai cresciuto, di chi hai portato in braccio, di chi hai continuato ad amare anche quando ti dava ogni motivo per smettere. Juanita non è morta per un errore, per sfortuna o per un incontro sbagliato. È morta nell'unico posto che avrebbe dovuto essere sicuro per lei. E questo, più di ogni altro dettaglio di questa storia, dovrebbe farci riflettere su quanto sia fragile l'idea stessa di casa. Tate, Alex, John, chi ha amato Juanita oggi porta un dolore diverso da quello che accompagna la maggior parte dei lutti. Non solo la perdita di una persona cara, ma anche il peso di sapere che chi le ha tolto la vita porta lo stesso sangue di chi hanno perso. Non c'è un modo giusto per elaborare un dolore così. Si può solo continuare a portare avanti il suo ricordo, provando a raccontarla per quello che era davvero,
una donna brillante, generosa, che ha dato tutto quello che aveva, fino all'ultimo. Una storia straziante e forse la parte più dura da accettare è proprio questa. Se almeno Andrew avesse spiegato il perché, avremmo potuto farci un'idea, magari anche solo per capire, non certo per giustificare. Ma così, senza nessun movente, restiamo tutti sospesi, senza nemmeno quel minimo di risposta che a volte è l'unica cosa che si può chiedere dopo una tragedia del genere. Secondo voi, cosa può essere scattato nella mente di questo ragazzo per commettere un atto del genere? E poi un'altra cosa, fino a che punto l'amore di un genitore può restare cieco, anche davanti ai segnali più evidenti? Se vi va, fatemelo sapere nei commenti, mi farebbe proprio piacere ascoltare le vostre impressioni. Parlare delle vittime con rispetto è la mia priorità. Se vuoi sostenere questo progetto potresti iscriverti al canale e mettere un like. Grazie di cuore, ci vediamo al prossimo miglio. Ciao!